Questa è la camera d'albergo qua dell'hotel Oasis a Luxor, terrazza. E purtroppo questa situazione che in Egitto è piuttosto comune. Luxor, 23 agosto, quasi mezzogiorno, e inizia a fare un caldo incredibile. Sono all'entrata del tempio sacro di Karnak, che era un po' rappresentava l'antica città di Tebe, che era il vero nome di Luxor. Poi il nome arabo da Tebe è stato portato a Luxor. Far vedere un po' la cartina dei siti archeologici che, diciamo, come si può vedere nella cartina, prevalentemente lungo il corso del Nilo, poi proseguirebbe fino in Sudan e addirittura fino in Etiopia, però la maggior parte dei tempi sono nel tratto egiziano e comunque anche nel tratto della Nubia, che è la parte un po' a sud da Aswan, scendendo verso Khartoum. Questa sarebbe Tebe, l'antica città di Tebe, è una delle città più abitate nel circa 2000 anni prima di Cristo, assieme a Menfi, che è localizzata praticamente al Cairo, poco a sud del Cairo. Tutte cose che si possono trovare tranquillamente anche su internet. Si entra, accettano solo le carte, costa 360 pound, che sono circa poco meno di 7 euro, e è uno dei complessi, credo, più grandi in Egitto, dell'Egitto, complesso archeologico. Io sono qui entrato, in questo momento c'è un grosso gruppo italiano con una guida egiziana che parla italiano ovviamente, e adesso mi dirigo all'entrata. Nel mio primo viaggio in Egitto nel 2013 ero stato un'intera giornata a Luxor, che però ho dedicato alla visita dei monumenti nel lato occidentale, West Bank del Nilo, quindi la Valle dei Re, la Valle della Regine, il tempio di Hatshepsut e i colossi di Memnon, mentre ho visitato anche il tempio di Luxor, che è nella parte orientale del Nilo, e mentre invece non avevo visto Karnak. E successivamente a Karnak oggi vorrei visitare il museo di Luxor, e se riesco mi piacerebbe tornare al tempio funerario mausoleo di Hatshepsut, perché mi era piaciuto molto, e vediamo se riesco con un fai da me. Ho visto ieri da dove partono i ferri, il trasporto pubblico per la parte occidentale, appunto, e poi da lì se riesco a organizzarmi per entrare a questo mausoleo. Fa molto caldo, io credo che sia il momento peggiore per visitare il tempio, se proprio questo, però vedo tantissimi turisti che sono sopravvissuti. Penso, è piuttosto secco, ma è comunque torrido.
pilone, che è questo che sto inquadrando. In inglese si dice sono delle sfingi con la testa ram. Ram è il caprone, il maschio della capra, non mi viene il termine in italiano. Questo invece è il tempio di Ramses III. Special, very nice. For all status. For? All status, yeah. Ah, for the status, yeah. Mini. Questa invece è la statua di Ramses II ed è in granito rosa. Il viso è rovinato, ma è comunque eccezionale. E alla base penso sia la regina Nefertari. Mentre invece sto inquadrando il secondo pilone, che poi dà l'accesso a una delle meraviglie di Karnak, come c'è scritto sulla guida, che è la grande corte con una foresta di 134 colonne. Ecco, entriamo all'interno di questa meraviglia. ...122 colonne, no, 134 colonne, 103 metri di larghezza e 53 di profondità. Ma poi tutte le incisioni lungo le pareti sono eccezionali, perché comunque raccontano tantissime cose, e le offerte agli dei, le battaglie, e tutti i loro simboli, il coccodrillo, la scimmia, lo scarabeo, il falco, la mucca, il gatto. Io non li so interpretare, ma qui praticamente c'è tutta la loro storia. Gli strumenti medici addirittura ieri ho visto.
colorate le colonne. Ecco, a questo punto si continua, dopo questa corte, grande corte, e questo si chiama la corte del terzo pilone, il cortile del terzo pilone di Amenhotep III. Sto leggendo che il secondo pilone, cioè tra il terzo e il quarto piloni, portano un altro cortile, che è quello che ho appena inquadrato, in cui c'è l'obelisco di Hatshepsut, alto 30 metri. E poi ce n'è un altro, ma che invece è troncato, ed è il più alto in Egitto. La cima era originariamente coperta, rivestita con electrum, che era una lega comunemente usata d'oro e di argento. Ecco, qui si vede bene, si vedono bene i due obelischi. Sulla guida c'è scritto che uno era troncato, probabilmente quello a sinistra, forse l'hanno rimesso in piedi, non lo so. Ecco, questo è l'obelisco di Thutmose III, ed è il più 30 metri di altezza ed è il più alto in Egitto. Questa era la base dell'altro obelisco, che invece è crollato, e qui si vedono dei resti, ecco, anche qua. Qui si potrebbe andare avanti a scavare ancora per chissà quanti anni. Ah, bello, questo sarebbe il terzo pilone, credo, o il quarto, adesso ho perso il conto, e ho letto che si intravede le barche che portavano, le barche sacre che portavano questi dei, questi faraoni, forse nell'aldilà. Questo è l'obelisco di Hatshepsut, non riesco mai a pronunciare. Ah, poi c'è la civetta, il gufo, l'airone, lo scarabeo, qui si vede molto bene. Il sole.
Guardate quanto è grande veramente questo complesso, che richiede, secondo me, anche 3 ore. Il problema è che fa caldissimo, ed è una cosa che sto continuando a dire anche per tutti gli altri templi. Ecco, l'asse di questo complesso è est-ovest. Adesso sto puntando verso est, mentre dove c'è il primo pilone è la parte ovest, quindi verso il Nilo. Questo dovrebbe essere l'8º, il 9º pilone. Continuano a essere rappresentate tantissime scene sulle pareti e poi mischiate con delle statue, delle colonne, e credo che qui termini. Questo è il lago sacro di Amun. Quando si vengono in questi posti, diciamo, unici al mondo, ci sono tantissimi turisti e quindi ci sono, a seconda della provenienza, le guide egiziane che parlano cinese, giapponese, tedesco, spagnolo, italiano, inglese, russo. E ho notato parecchi cinesi e anche giapponesi e anche credo coreani. Bar? No, turista. E tu lavori qua? Questo è un negozio qui. Come? Io lavoro in questo negozio. Hai un negozio? Sì, di gioielleria. Di gioielleria? Sì. Troppo caldo. Oggi? Non oggi, tutti i giorni. Per me oggi e ieri più freddo. Sì. Ieri più fresco? Sì, per me. No, un poco freddo, non fresco. 42, 43, 44 gradi. Oggi? Oggi 43 mi sembra. Da posto 44. 44. Sì.
Sei la prima volta qui? È seconda volta. Luxor. Mi piace. Sì, ho visitato Abu Simbel, Aswan, mi mancavano, non l'avevo mai visto Aswan. Qui solo o con tua famiglia? No, sono da solo. Tua famiglia in Italia o solo anche in Italia? No, io sono da solo, non ho moglie, non sono sposato, non ho figli. Tu non piaci? Come? Ti piace solo? No, mi piace solo, sono solo e non ho la moglie e quindi viaggio da solo, mi piace viaggiare. Più carino. Questo è molto bello senza. Sai, non è che è più carino, che se avevo la moglie viaggiavo con la moglie. Com'è? Io ho detto anche qui questo. No, solo qui ho visitato sempre più. Non più. Da solo visiti di più, se sei in due o con la famiglia è difficile. Difficile, sì. Adesso aspetto di visitare il museo, alle 5 apre il museo Le 5. dalle 5 alle 8, 5, sì, a 7:30 chiude, alle 8 chiude, però alle 5 apre. Adesso aspetto un'ora o due e poi dopo vado al museo, visito il museo, domani vado via. Vado a Marsa Alam, vado al mare. Sì. Io lavoro 15 anni a Marsala. Tu Sì. E anche lavori un po' a Marsa Alam e un po' qua? O lavori solo qua? no, la prima a Marsala. Ah, la prima a Marsa Alam. Sì, dopo e fino di Marsala questa Ah, tu sei di Luxor o sei di Marsa Alam? no, Sei di Luxor? Sei nato qua? sì. Questo è un vecchio modello di 127, era un po' che non ne vedevo. Però devo dire la verità, $200 il premium o 180 euro, d'accordo che ti copre, bisognerebbe fare il calcolo di quanto costa e entrare in tutte le strutture, mi sembra un po' tanto. Il re Tutmosis III.